qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Capricorno, anche ascendente Capricorno o Luna o Venere in Capricorno. Oggi andiamo a vedere quale parte di te è pronta a nascere e in quali ambiti la vedremo per prima materializzarsi. Andiamo a vedere anche quale parte di te deve essere lasciata andare affinché questa tua nuova parte possa emergere in conformità delle direttive dell'anima e realizzare il tuo capolavoro di vita. Allora, sempre con il nostro approccio di tarologia co-creativa, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia la gioia della co-creazione, bellezza, amore e prosperità. Quale parte di te è pronta a nascere? Ma prima di tutto andiamo a vedere come prima carta quale vecchia identità sei chiamata o chiamato a lasciare andare, l'immagine di te che ha ormai concluso il suo compito. Il Cavaliere di Denari. Allora, ogni tarologa, sapete, ha i suoi codici. Il Cavaliere di Denari per me è una carta di grande realizzazione, di struttura, di bellezza e di concretezza. Ma in questa posizione, questa settimana, sei chiamato o chiamato a lasciare andare quella versione di te che continua a rimandare, come dire, le cose perché sente di non aver fatto ancora abbastanza. Allora, il Cavaliere di Denari è responsabile, è affidabile, ma è come se potesse cadere in un'ombra sottile, cioè credere che debba ancora, credere che ci sia sempre un altro da fare prima di concedersi di vivere, crede che ci sia da raggiungere prima un altro obiettivo, deve fare un altro sacrificio, deve fare un'altra dimostrazione e rinuncia a vivere. Quindi è proprio questa pelle qua che la tua anima ti chiede di lasciare andare, perché la perseveranza è una virtù, però quando diventa l'incapacità di fermarsi a riconoscere quello che hai già costruito, smetti di nutrire l'anima. L'anima vuole gioire, vuole leggerezza, vuole libertà, vuole godere. Questo è l'archetipo del costruttore, ma questa settimana questo costruttore è invitato ad essere non più quello che lavora, che si dedica soltanto per raggiungere una meta, ma vuole che sia qualcuno che sa riconoscere il valore di quello che sta già fiorendo. Cioè tu hai imparato a seminare, a tendere, a lavorare, però adesso il Daimon ti dice una cosa diversa, cioè non sei venuta al mondo soltanto per costruire, sei venuta per godere, sei venuto per godere i frutti della tua creazione. Cioè, allora, c'è una parte della tua vita in cui stai rimandando la gioia, non ti stai celebrando, non te lo stai godendo, pensi di dover meritare ancora qualche cosa. Cioè, questa settimana la vita non ti sta chiedendo di lavorare di più, ti sta chiedendo di lasciare andare l'identità di chi crede che il proprio valore dipenda soltanto da quello che produce. Non è così. Cioè, tu sei già degna di amore, di bellezza, di prosperità, ma non lo sarai quando avrai già finito il cammino, lo sei già mentre lo percorri. Goditi i frutti del tuo lavoro già fatto, del tuo successo. Fermate un attimo, cioè nel senso, festeggia i tuoi traguardi dove sei arrivata fino a questo momento, mi spiego? Ok, vediamo perché continui ad aggrapparti ancora a quella versione di te. Scopriamo la paura o la convinzione profonda che può rendere difficile il cambiamento. La forza, perché tu sei sempre quella o quello che ce la fa, che è perseverante, come ti ho detto prima, no? Resisti, tieni duro, è qua che nasce la resistenza, cioè continui ad aggrapparti a quella versione di te perché hai imparato a credere che essere forti significa non fermarsi mai, non è così.
Cioè, questa forza è come se tu avessi la convinzione che il tuo valore dipenda dalla tua capacità di sopportare. Ma non è così. La tua capacità di resistere, di stringere i denti, come se rallentare significasse fallire, come se concederti una gioia fosse un premio da meritare, ma è proprio questo che devi lasciare andare. Cioè, la vera forza nasce quando tu smetti di combattere continuamente con te stessa o con te stesso e inizi a trattarti con la stessa compassione con cui sapresti trattare chi ami. Ok? Cioè, qua ti dice la forza, tu ma sai essere gentile con te stessa, con te stesso. C'è una parte della tua vita in cui stai continuando a portare un peso, solo perché tu hai sempre creduto che una persona forte dovesse farlo. Allora, questa settimana la tua anima non vuole, cioè vuole liberarti dall'idea che la forza coincida con il sacrificio continuo. La tua vera potenza non nasce dal fare sempre di più, ma nasce dal concederti di essere fragile, di essere umana, umano, di respirare, di ricevere, di scoprire anche la dolcezza, che è una grande forma di forza, no? E qui mi viene subito da indicarti di fare l'arcano della forza in questa settimana, che abbiamo pubblicato sul canale nel viaggio erotico degli arcani, perché nel mito di Eracle la vera forza è anche l'umiltà, no? E abbracciare le proprie fragilità. È bellissima questa cosa. Quale qualità della tua anima desidera finalmente emergere? E adesso andiamo a vedere una forza, appunto, che è già presente dentro di te, che aspetta di essere riconosciuta e vissuta. Il Papa. Allora, e già ti dico che il Papa è il guaritore ferito e Chirone vuole fare della sua ferita il suo più potente alleato. Quindi il Papa, qua la forza che vuole emergere è bellissimo, perché qua, allora, la forza ti diceva devi essere forte, il Papa dice no, no, devi essere una guida. Cioè, è una differenza immensa, perché la qualità della tua anima che desidera finalmente emergere è la saggezza di chi non vive più soltanto per raggiungere una meta, ma la saggezza di chi vive per illuminare il cammino anche degli altri. Il Papa è il maestro, ma non perché sa più cose, perché incarna quello che ha compreso. Questa è la grande differenza. Magari per anni hai imparato attraverso la disciplina, attraverso il sacrificio, attraverso l'esperienza. Ora la tua anima ti dice: è tempo di trasformare tutta quella esperienza in sapienza. Allora il cavaliere qua lavora, no? E il Papa trasmette. Il cavaliere costruisce e il Papa dà significato a quello che ha costruito. Il Papa è il ponte, colui che mette in comunicazione il cielo e la terra, visibile e invisibile. Cioè non insegna una teoria, diventa lui stesso l'insegnamento, ed è qui che la lettura prende una sorta di piega molto profonda, perché la tua anima non vuole soltanto che tu abbia successo, vuole che ciò che hai imparato diventi una medicina anche per gli altri, vuole che tu sia una maestra, un maestro. Ecco perché ti dico, rivedi l'arcano del Papa dove parlo di Chirone, so che ha avuto un grande successo l'arcano di Chirone del Papa, quindi lo dico soprattutto per le ragazze nuove, ma anche voi che l'avete già fatto, come state già sperimentando, ogni volta che lo fate nascono nuove idee, intuizioni, cose che non avevate colto, imparate a cogliere. Quindi nello yoga sciamanico il Papa è proprio il tuo maestro interiore, l'amante mistico che non impone una verità, ma la fa nascere dall'esperienza diretta che tu già hai avuto, e ti invita a fidarti della conoscenza che fino a questo momento hai maturato attraversando le prove, le cadute e le rinascite, e l'autorevolezza dell'anima. Allora io ti chiedo una cosa: c'è un ambito della tua vita dove tu sei pronta o pronto a smettere di dimostrare il tuo valore e iniziare semplicemente a incarnarlo questo valore? Dove? Perché l'anima non ti sta preparando una nuova conquista in questa settimana, ti sta preparando a diventare un punto di riferimento per gli altri.
perché tu hai trasformato le tue ferite in saggezza, i tuoi sacrifici in consapevolezza e il tuo cammino l'hai trasformato in una luce talmente vasta, capace di orientare anche chi è intorno a te, chi verrà dopo di te. Hai una responsabilità bellissima. Vediamo adesso in quale ambito della tua vita questa trasformazione vuole manifestarsi per prima. Nella morte. Nella morte non è un solo ambito questo. Io ti dico che questa è una lettura straordinaria, cioè qua abbiamo 3 arcani maggiori, significa che c'è proprio un intervento divino a farti voltare pagina. Allora, questa trasformazione vuole manifestarsi questa trasformazione vuole manifestarsi proprio nell'ambito della tua capacità di lasciare andare ciò che è concluso, quindi in diversi ambiti, nella tua capacità di lasciare andare. Magari non è, ripeto, solo un settore della vita, come il lavoro, l'amore, è proprio un modo di vivere. La morte è un archetipo, ti mostra la zona in cui tu continui a trattenere l'identità, i ruoli, le responsabilità, le immagini di te che hanno già compiuto il loro corso. Allora, qua c'è il Cavaliere di Denari che continua a lavorare, non si ferma. La forza continua a stringere i denti. Il Papa ti invita a incarnare la tua saggezza. La morte adesso ti dice: per diventare davvero il maestro della tua vita, devi avere il coraggio di concludere quello che è già finito. È un'iniziazione, è la liberazione. Nello yoga sciamanico potremmo dire che è proprio il serpente che cambia pelle. Il serpente non combatte contro la vecchia pelle, la lascia, perché sa che se continuasse a trattenerla non potrebbe più crescere. Per questo la tua trasformazione potrebbe manifestarsi in molti modi, magari una modalità di lavoro, un ruolo che hai sempre ricoperto, una responsabilità che magari non ti appartiene più, oppure una certa idea che avevi del successo. Ma la morte, prima di tutto, è proprio il modo in cui racconti te stesso, nel modo in cui ti racconti, ti narri. Cioè, qualunque sia l'ambito, la vita ti sta dicendo una cosa chiarissima: non continuare a dare energia a quello che la tua anima ha già salutato. C'è qualcosa qua che stai continuando a trattenere. Noi continuiamo a trattenere quello che per anni ci ha definito, un ruolo, un'identità. Ah, la Francesca è così, certo. Ah, la Francesca è così, quell'altro, no? Noi continuiamo, noi siamo anche quello che ci dicono gli altri. Allora, trattenere quella cosa lì ci impedisce di emergere. E quindi la vita ti sta chiedendo in questa settimana di avere il coraggio di chiudere con molto amore quello che ha già completato il suo corso, perché una volta che la porta si chiude, l'anima trova lo spazio per attraversare quella successiva. Ok? Wow. Qua c'è anche la pratica della morte e della rinascita che c'è sul canale. Ovviamente chi lo sente può fare tutti gli arcani, magari uno al giorno, perché sono tantissimi maggiori qua, quindi c'è proprio un intervento. Se noi facendo tarologia co-creativa, allora se andiamo incontro a questo, allora tutto si scioglie, cooperiamo con le idee e con le immagini, altrimenti riperpetiamo sempre le stesse cose. Quindi vediamo adesso qual è il primo passo concreto che la vita ti chiede di compiere in questi giorni. Assolutamente. Regina di denari. Assolutamente sì. Inizia a prenderti cura di te, inizia a goderti, sii responsabile verso di te. Cioè, il primo passo che la vita ti chiede è smettere di vivere come se dovessi sempre prepararti al futuro,
ma devi iniziare a vivere quello che hai già creato, goditelo. La regina di denari è la sovrana dell'abbondanza incarnata, non rincorre, non dimostra, non combatte, riceve, gode dei frutti del suo lavoro, sa creare bellezza intorno a sé, osserva il giardino che ha coltivato, lo ama, lo cura, è la grande madre creatrice, quindi, cioè, dopo la morte e la rinascita, se fai questo arcano qui, cioè se fai la pratica qui, non basta lasciare questa vecchia pelle e devi iniziare a godere, ok? Magari fai la pratica e poi inizi a darti anche con dei gesti qualcosa proprio che ti compiace. Cioè, in questa settimana la vita ti sta chiedendo di riconoscere che sei già arrivato o arrivato su una vetta molto alta e che adesso è tempo di goderti questa vetta, costruisci lì una dimora, non devi costruire un altro campo di battaglia, mi verrebbe da pensare, no? Quindi goditela, mi dicono. Sì, quale dono riceverai? Adesso, quale dono riceverai se attraverserai questa soglia? Sì, perché qua si tratta della distruzione di un'identità. Allora, quale dono riceverai se attraverserai questa soglia? Il 3 di spade. Il 3 di spade quale dono? Che non vivi più nel dolore, cioè nel senso non ti identificherai più nel dolore. Cioè il 3 di spade è la carta di una verità che ti apre il cuore. Magari per tanto tempo hai cercato di essere forte, hai resistito, hai lavorato, hai sopportato. Allora il 3 di spade adesso ti dice: adesso questa roba qua è finita, devi permettere alla vita di attraversare il tuo cuore. Ed è proprio dopo la morte che arriva questo. La morte lasciava andare un'identità, il 3 di spade ti permette di salutare un po' quella parte di te con amore, perché ogni trasformazione autentica porta con sé, no, una sorta di piccolo lutto, cioè il lutto di ciò che sei stata o sei stato, il lutto delle certezze che ti hanno accompagnato, il lutto dell'immagine di te che per anni ti ha permesso di fare quello che dovevi fare. Quindi dal punto di vista della psicologia immaginale il 3 di spade rappresenta il momento in cui il cuore smette di difendersi e inizia ad aprirsi. È una verità che fa entrare più luce, una verità che prima faceva male, adesso fa entrare più luce. E nella tarologia co-creativa noi non combattiamo il dolore, non lo cerchiamo di evitare, lo vediamo come il nostro grande maestro. Ed è come se gli chiedessimo: quale verità sei venuto a liberare oggi? Perché quando cooperiamo con questa immagine, allora il dolore non è più un nemico, è un'iniziazione, un iniziatore, un maestro. E questo è uno dei dialoghi più belli con il Papa, cioè il Papa rappresenta il maestro. E sai qual è il maestro più credibile? Non quello che non ha mai sofferto. Quando rifarai la pratica del Papa, lo farai per la prima volta, te ne accorgerai, no? Ma tu che l'hai già fatta magari lo sai. Il maestro più credibile è quello che ha trasformato il proprio dolore in compassione, in saggezza. Quindi in questa settimana la vita ti dice che attraversando le tue emozioni con presenza, il tuo cuore smetterà di essere una zona, un luogo di resistenza e diventerà il luogo della tua rinascita. Cioè tu scoprirai che la tua sensibilità non è mai stata il tuo punto debole, perché trattengo, no, è sempre stata la porta attraverso cui la tua anima voleva entrare nella tua nuova vita. Io, ragazzi miei ragazzi, questa è una stesa iniziatica. Dopo aver ascoltato con il cuore, no? Che stai ascoltando questa lettura, le pratiche ti porteranno a realizzare questa bellezza.
ok? Non che tu non la possa realizzare ascoltando così il video, ma il punto della tarologia co-creativa è che magari ci metti di più, se non, no, lo dico soprattutto per le ragazze nuove, quando vedo queste letture così potenti, iniziatiche, cioè adoperiamoci per andare incontro a queste immagini, altrimenti chissà quando ritorno in forma più grossa, mi spiego? Vediamo qual è. Questa è una lettura potentissima, molto emozionante. Andiamo a vedere adesso qual è il messaggio dell'amante mistico. Andiamo a vedere anche con quale animale ti accompagna l'amante mistico, che messaggio ti dà. Animale guida. Il mistico, l'orso polare. Allora, sape che la sfida dice, tu sai che i dolori ti hanno fatto più forte. Hai fede quando affronti le avversità, prenditi il tempo per riposare, sognare e rinnovare le tue forze, abbraccia le tue abilità psichiche, porta lo sciamano dentro di te. Io ve l'ho detto che questa è una lettura scioccante. Allora, questa lettura è un capolavoro, cioè non è scioccante, è un capolavoro, perché l'orso polare qui non arriva per insegnarti a resistere di più, ma arriva per insegnarti una forza ancora più grande per te, quella di fermarti. Perché per tutta la lettura, no, hai visto cadere un'identità, quella che ti faceva credere di dover essere sempre produttivo, è l'identità del progresso, quella di cui siamo, che ci invade costantemente, quella di essere sempre responsabile. No, adesso l'orso polare è come se ti guardasse e ti dice che la tua anima non cresce soltanto quando cammina, cresce anche quando sa sostare. Ecco perché ti invita a riposare, a sognare, a rinnovare le tue energie, quello che ti ho detto con la regina di denari. E questo è arrivato dopo il 3 di spade ed è pazzesco, perché i dolori ti hanno reso più forte, ma non perché ti hanno insegnato a sopportare, perché ti hanno insegnato a riconoscere quello che conta davvero. Il mistico è colui che sa attraversare il silenzio senza averne paura, sa che nei momenti in cui tutto sembra immobile l'anima sta continuando a trasformarsi. Nello yoga sciamanico l'orso polare è proprio uno degli animali della visione, cioè durante il suo riposo mica perde forza, la rigenera. Per questo il tuo amante mistico ti ricorda che ogni momento della vita richiede azione, e alcuni richiedono ascolto, altri contemplazione, altri ancora semplicemente il coraggio di chiudere gli occhi per vedere più lontano. Vipassana, chiudi gli occhi che guardano fuori, apri gli occhi che guardano dentro. Cioè, qua ti sta dicendo che il vero maestro non è colui che non cade mai, è colui che ha imparato a trasformare ogni ferita in saggezza, le pause in una visione e ogni fine in una nuova nascita. Questa è una lettura straordinaria. Io, ragazze e miei ragazzi, non aggiungerei nient'altro e ti invito a fare le pratiche, perché qua ne esci veramente mistico, stupenda. Quindi, ragazze e miei ragazzi, sotto trovate tutte le informazioni per i corsi che trovate sempre sul canale. L'arcano della forza, il Papa, lo trovate tutto, morte e rinascita, tutto sul canale. Detto questo, io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, ti abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano.